Nel 2022 il marchio Longines riunì la stampa specializzata presso Palazzo Parigi a Milano per presentare le novità dell'anno, tra cui spiccava un inedito orologio GMT su base Spirit. Nasceva ufficialmente la collezione Longines Spirit Zulu Time e con essa tornava in auge un capitolo importante dell'enorme bagaglio di primati del marchio Longines. In quell'occasione, tra l'altro, avevamo anche la possibilità di parlare e di intervistare Giuseppe Miccio, Head of Product Development del marchio, ripercorrendo alcune tappe del progetto dal punto di vista tecnico ed estetico, sicuramente uno dei più importanti e ambiziosi della recente storia di Longines. Dal momento del lancio il marchio Longines ha poi sviluppato la collezione lanciando novità a getto continuo, anche per rispondere alle esigenze e ai feedback della community. Molto importante è stato il lancio della versione da 39 mm di diametro, delle versioni a due toni acciaio ed oro ed infine anche più recentemente la versione con cassa e bracciale in titanio e con la lunetta girevole bidirezionale sulle 24 ore dotata per la prima volta di un anello con netta separazione delle ore del giorno da quelle della notte. Il 2025 rappresenta una tappa importante per Spirit Zulu Time perché segna il centenario di una storia che è iniziata appunto nel 1925 con il primo orologio da polso GMT di sempre. Cosa riserva il nuovo orologio Spirit Zulu Time 1925, quindi questa edizione celebrativa? Prima di entrare nei dettagli vorrei però ripercorrere alcune tappe di questa storia, che in realtà noi riferiamo all'orologio del 1925 per quanto riguarda il GMT da polso, ma che in realtà è iniziata ben prima di quella data. Nel 1908 Longines presentò l'antesignano del modello Zulu, prendendosi il primato in realtà già tra gli orologi da tasca con i cosiddetti orologi turchi. Il percorso è proseguito attraverso i due conflitti mondiali con orologi quali ad esempio il Wems del 1930 e diversi quadri di comando, in ogni caso tutti accomunati da una doppia visualizzazione sia di ore che di minuti sul quadrante. Per l'edizione del centenario Longines ha optato per la taglia aurea del modello Spirit Zulu Time, ossia la versione con cassa da 39 mm di diametro e 13,5 mm di spessore, con funzione GMT su 3 fusi orari, che rappresenta in questa variante uno degli orologi più equilibrati e compatti tra gli orologi GMT presenti sul mercato, capace tra l'altro di spingersi con sicurezza fino a 100 metri di profondità grazie a una solida costruzione di cassa e ad una larga corona serrata a vite. I designer hanno quindi elaborato l'architettura esistente, conservando però i tratti caratteristici della collezione, che traggono ispirazione a vario titolo dai modelli dell'archivio storico del marchio. La novità più interessante dal punto di vista estetico su Spirit Zulu Time 1925 è sicuramente rappresentata da questa combinazione inedita tra cassa in acciaio e lunetta monocromatica che combina un anello in acciaio con un anello di rivestimento in oro rosa. Il procedimento tra l'altro è molto interessante perché si distingue da quelli che noi conosciamo, cioè il processo ad esempio di placcatura piuttosto che il processo di trattamento PVD. Perché il rivestimento in oro rosa è in media dell'ordine di 200 micron di spessore, superando quindi di un ordine di grandezza quelli che appunto possono garantire i processi citati precedentemente. Sul quadrante troviamo dorati rosa rispettivamente gli 11 numeri arabi applicati, le sfere di ore e minuti e la sfera a freccia del GMT. Il tono finale tende vagamente al colore rame bronzo dal mio punto di vista ed è secondo me cercato perché omaggia la striscia di rame che segna il meridiano fondamentale, inserita nel terreno su cui sorge il Royal Observatory Greenwich. Una firma nascosta sul quadrante svela poi la dicitura commemorativa 1925-2025. È in realtà difficile da scovare perché è tono su tono, quindi nero sul quadrante e nero opaco, motivo per cui vi suggeriamo, se volete vederla, di utilizzare una lente magnificatrice.
La commemorazione prosegue sul fondo cassa che, a differenza dei modelli standard, non è chiuso ma lascia a vista il calibro Longines L844.4 decorato in modo speciale in questa occasione. La massa oscillante è in oro rosa PVD 5N sul modello celebrativo ed è decorata con un planisfero ed il meridiano fondamentale ed aggiunge quindi in questo caso a questo modello un fascino classico, se vogliamo, proseguendo anche la coerenza estetica con le decorazioni realizzate invece sulla lunetta. Questa massa oscillante alimenta un calibro consolidato che garantisce tra l'altro all'orologio, come sappiamo, il certificato di cronometro e supera ampiamente quanto prevede la normativa ISO 764 sui campi magnetici. A 3,5 Hz di frequenza del bilanciere, il calibro L844.4 è in grado di caricare l'orologio fino a 3 giorni pieni di autonomia. Dal primo momento in cui abbiamo toccato e anche recensito un orologio Longines Spirit, ne abbiamo sottolineato subito l'elevata qualità percepita. In particolare la costruzione di cassa e bracciale è proprio esemplare per cura costruttiva, accoppiamento tra le parti ed alternanza tra superfici spazzolate che sono predominanti e sottili bordi lucidi, corona e logo incluso. Spirit Zulu Time 1925 esalta la già elevata percezione di prodotto premium e conferma una volta di più l'impegno che ormai Longines sta portando avanti da alcuni anni per migliorare continuamente, esteticamente e tecnicamente, i suoi prodotti ed elevarli sempre di più. Un altro aspetto secondo me importante è anche come veste, parlando di touch and feel, l'orologio, perché la progettazione della collezione ha previsto una precisa identificazione del baricentro dell'orologio. In sintesi, la triangolazione tra baricentro della cassa, disposizione e lunghezza delle anse e sezione del bracciale configurano un orologio davvero molto comodo al polso. Dal punto di vista tecnico, sostanzialmente Spirit Zulu Time 1925 non aggiunge nulla di nuovo. I designer hanno in realtà lavorato sui dettagli, sull'elevare ulteriormente la percezione di qualità di un orologio decisamente premium. Lo hanno fatto ad esempio sostituendo la lunetta originale con inserto in ceramica con una lunetta bimateriale che dà un tocco più romantico, se vogliamo anche meno industriale alla collezione da un lato, dall'altro richiama quelle lunette un po' oggi consumate dei modelli GMT degli anni 70 con un effetto che in gergo si definisce ghost, in cui i numeri sulla lunetta sembrano quasi annegati tono su tono all'interno della lunetta. La narrazione poi in modo coerente prosegue sul fondo cassa, per cui anche per la prima volta il calibro L844.4 è in vista sulla collezione Spirit Zulu Time con una massa oscillante decorata, dedicata, che in modo coerente si parla con il lavoro che è stato fatto sul quadrante. L'esperienza d'uso conferma anche in questo caso la bontà del progetto. Prendiamo ad esempio la lunetta girevole bidirezionale a 24 scatti molto netti, facili da individuare e non ha alcun gioco con la cassa. C'è da dire che effettivamente è un po' sottile, però la fitta scanalatura consente di afferrarla abbastanza facilmente e ruotarla in modo preciso, come abbiamo detto, in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda il bracciale, l'orologio da sempre è disponibile con un bracciale a sgancio rapido nella sua forma tecnica più facile da utilizzare perché ha un semplice pulsante per ciascuna metà del bracciale ed in questo caso è possibile sostituirla con una strap di colore nero in nylon con fibbia ad ardiglione, fibbia tra l'altro con un design molto curato e il logo Longines a rilievo. Proprio per quanto riguarda il bracciale e le opzioni disponibili, mi viene in mente una unica area di miglioramento. Avrei probabilmente preferito una clasp un po' più estesa per favorire ulteriormente l'adesione dell'orologio al polso, anche dopo aver regolato o rimosso eventualmente maglie al bracciale stesso. E nonostante l'orologio poi in configurazione tutto acciaio pesi 143 grammi secondo le nostre rilevazioni,
che rappresenta un peso, se vogliamo, anche tra i più contenuti in questa categoria di prodotto, quindi GMT sportivi. Per quanto riguarda le opzioni, abbiamo detto che l'orologio è disponibile, grazie anche al sistema di sgancio rapido, di una strap in nylon con fibra d'ardiglione. Credo che con l'avvicinarsi della stagione estiva in generale e sfruttando proprio il sistema di sgancio rapido, un orologio di questo tipo meriti, ovvero stia gridando ad alta voce, anche la disponibilità in opzione di un cinturino in gomma, perché no, personalizzato longines.